Buongiorno a tutti da Bruno Pepi, oggi vi parlo di violenza contro le donne. Cosa dice la Bibbia riguardo alla violenza? La violenza contro le donne è la violenza perpetrata contro le donne basata sul genere ed è ritenuta una violazione dei diritti umani. Termine usato molto spesso per definire la violenza degli uomini contro le donne e violenza di genere. La violenza di genere riguarda donne, ma coinvolge anche minorenni e bambine, come ad esempio nel caso della violenza assistita. Questa terminologia è largamente usata sia a livello istituzionale che da persone e associazioni di donne che operano nel settore. Nel 1999 le Nazioni Unite hanno deliberato che il 25 novembre venga considerato come la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Definizione del concetto: qualsiasi atto di violenza di genere che ha come risultato o problematiche che provochi danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche alle donne, comprese minacce di tali atti, coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata. La violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente inuguali tra gli uomini e le donne che hanno condotto alla dominazione sulle donne e alla discriminazione da parte degli uomini e costituisce un ostacolo al pieno progresso delle donne. In primo luogo si osserva che parlare di violenza di genere in relazione alla diffusa violenza su donne e minori significa mettere in luce la dimensione sessuata del fenomeno in quanto manifestazione di un rapporto tra uomini e donne storicamente disuguali che ha condotto agli uomini a prevaricare e discriminare le donne e come uno dei meccanismi sociali decisivi che costringono le donne a una posizione subordinata agli uomini. La dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne approvata dall'ONU nel 1993 all'articolo 1 descrive la violenza contro le donne come qualsiasi atto di violenza per motivi di genere che provochi o possa verosimilmente provocare danno fisico, sessuale o psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione o privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica che privata. La violenza maschile solo da pochi anni è diventata tema di dibattito pubblico. Mancano politiche in contrasto alla violenza alle donne, ricerche, progetti di sensibilizzazione e di formazione. Le ricerche compiute negli ultimi 10 anni dimostrano che la violenza contro le donne è endemica nei paesi industrializzati come in quelli in via di sviluppo. Le vittime e i loro aggressori appartengono a tutte le classi sociali o culturali e a tutti i ceti economici. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, almeno una donna su 5 ha subito abusi fisici o sessuali da parte di un uomo nel corso della sua vita. E il rischio maggiore sono i familiari, i mariti, i padri, seguiti dagli amici, fidanzati, vicini di casa, conoscenti stretti e colleghi di lavoro o di studio. Da diverse ricerche emerge che la violenza di genere si esprime su donne e minori in vari modi ed in tutti i paesi del mondo. Esiste la violenza domestica esercitata soprattutto nell'ambito familiare o nella cerchia di conoscenti, attraverso minacce, maltrattamenti fisici e psicologici, atti persecutori o stalking, percorse, abusi sessuali, delitti d'onore, uxoricidi passionali o premeditati. Una forma di violenza maschile contro le donne è la violenza economica, che consiste nel controllo del denaro da parte del partner, nel divieto di intraprendere attività lavorative esterne all'ambiente domestico, al controllo delle proprietà e al divieto ad ogni iniziativa autonoma rispetto al patrimonio della donna. I bambini e gli adolescenti, ma in primo luogo le bambine e ragazze, sono sottoposte all'incesto e i minori in una famiglia dove è presente il maltrattamento sono vittime di violenza assistita. Le donne sono esposte nei luoghi pubblici e sul posto di lavoro a molestie sessuali ed abusi sessuali, a stupri e a ricatti sessuali. In particolare verso le lesbiche vengono praticati i cosiddetti stupri correttivi.
In molti paesi le ragazze giovani sono vittime di matrimoni coatti, matrimoni riparatori e o costrette alla schiavitù sessuale, mentre altre vengono indotte alla prostituzione forzata e o sono vittime di tratta. Altre forme di violenza sono le mutilazioni genitali femminili o altri tipi di mutilazioni, come in un recente passato le fasciature dei piedi, lo stiramento del seno, le cosiddette dovridit, morte a causa della dote, l'uso dell'acido per sfigurare lo stupro di guerra ed etnico, il rapimento per matrimonio. Va citato il femminicidio che in alcuni paesi come in India e in Cina si concretizza nell'aborto selettivo. Le donne vengono indotte a partorire solo figli maschi perché più riconosciuti e accettati socialmente, mentre in altri addirittura nell'uccisione sistematica di donne adulte. Esistono infine violenze relative alla riproduzione, aborto forzato, sterilizzazione forzata, contraccezione negata, gravidanza forzata. Cosa dice la Bibbia riguardo alla violenza? La violenza viene definita come quella forza fisica esercitata con lo scopo di violare, danneggiare o abusare e purtroppo è parte della vita di ogni giorno. Si trova nei film e negli show televisivi. Viviamo in un mondo in cui il potere viene spesso stabilito con la violenza. Per i cristiani, tuttavia, la violenza del mondo è sempre superata dalla parola. Cosa dice quindi la Bibbia riguardo alla violenza? Prima di tutto la violenza pensata è tanto nociva quanto la violenza attuata. Levitico 19,17 dice: non odierai il tuo fratello nel tuo cuore, riprendi pure il tuo prossimo, ma non tirarti addosso alcun peccato per causa sua. Quando sappiamo che qualcuno sta peccando nei nostri confronti o di altri, è più amorevole rimanere in silenzio e covare odio e risentimento verso quella persona? Dio dice che dovremmo parlare francamente e Gesù ci conferma in Matteo 5, 21, 22 che la rabbia funesta può condurre l'uomo adirato al giudizio di Dio, tanto quanto lo sarebbe perpetrare un attacco fisico. Dio potrebbe far ricadere su di lui la violenza che mostra verso qualcun altro. Che dire della violenza in guerra? Esodo 20:13 è stato incorrettamente tradotto come non uccidere, ma letteralmente significa non assassinare. Dio ha permesso guerre giuste nella storia del suo popolo, da Abramo a Debora e continuando con Davide. Il popolo di Dio ha combattuto fungendo da strumento di giudizio da parte di un Dio giusto e santo. Romani 13, 1-4 ci dice di sottometterci alle autorità di governo e che le nazioni hanno il diritto di portare la spada contro i malfattori, sia esterni che interni. La violenza cade, ma dobbiamo essere in grado di riconoscere la differenza tra il giudizio santo contro il peccato e le nostre vendette personali contro le persone che detestiamo, ovvero il risultato inevitabile dell'orgoglio. Salmo 73,6. Anche se gli uomini sono più propensi ad accettare la violenza, specialmente quando le culture ritraggono come veri uomini quelli che non piangono, che hanno sempre un piano e che portano la pistola. L'uomo più saggio di tutti i tempi scrisse: non portare invidia all'uomo violento e non scegliere alcuna delle sue vie. Proverbi 3,31. La preghiera e la pazienza battono la violenza e l'ira in tutti i casi. Bene, grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni, e spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro ed utile soprattutto. Se avete domande e o suggerimenti, scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia. Iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mi trovate col mio nome Bruno Pepi o Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia, oppure nel nuovo canale dei Salmi, oppure sul canale della Bibbia Antico e Nuovo Testamento, dove potrete trovare tutti i video precedenti sia nella serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento con i vari personaggi biblici. Bene, iscrivetevi e mettete like. Se volete fare una donazione per fare accrescere il canale, trovate il link donazioni di PayPal. Arrivederci da Bruno Pepi, al prossimo video.